Ciao, sono Caruso. Faccio questo video per fermare un attimo il momento che sto passando. Sono un paio di giorni che sto pensando a tante cose e magari questo video vi può servire per capire alcune sfaccettature anche della mia vita, anche come chiaramente operatore, ma non soltanto, anche come uomo. Faccio sempre questa analogia. Il fatto che un medico sia un ortopedico non significa che non possa andare incontro alla rottura di una gamba o di un braccio. Infatti il fatto che io mi occupi di dare una mano alle persone a vivere meglio, a ottenere dei risultati, non significa che poi non incorra in alcune fasi della mia vita in cui anch'io devo dare di più, mi devo fare delle domande, ho ansia, ho le mie paure. Questo video vorrebbe trattare un po' questo tema. Quando vedo sul web tutte queste persone che sembra che siano arrivate, che sembra che siano immortali, che sembra che siano invincibili, mi viene sempre da farmi un po' di domande, perché ci dimentichiamo forse di tutte quelle cose orribili della vita? Come per esempio il fatto che ancora su questo pianeta non c'è l'acqua potabile dappertutto, ancora su questo pianeta ci sono persone che purtroppo muoiono di fame, che non hanno istruzione, e ci sono persone che hanno malattie mentali che non possono curare da fuori, come se fosse una mano incancrenita che possono tagliare via, ma che ci devono convivere e portano con sé un dolore che diventa una sorta di piaga sociale, perché investe le famiglie, perché investe i compagni e le compagne, gli amici e quant'altro. Ci dimentichiamo di alcune sfaccettature della vita che però purtroppo di tanto in tanto vengono a bussare alla porta e nel mio caso dirompono in maniera eccessiva. Perché chiaramente, essendo sempre sottoposto a uno stress legato a l'ascoltare le persone, dare una mano, trovare le giuste strategie, poi mi devo ricordare anche di leccarmi un po' le ferite quando arriva la sera, invece di dover sempre continuare a lavorare o continuare ad investire il mio tempo nella ricerca di chi sono e quant'altro. Quindi certo, anch'io cado un po' nel tranello del fare tante cose, del cercare, del volere arrivare molto velocemente, e anch'io casco nel giudizio, soprattutto nel giudizio di me, perché quando sto così male mi chiedo davvero se sto facendo un buon lavoro, davvero se le persone che sto aiutando stanno ottenendo dei risultati naturali loro, non eccessivi, perché possano essere maneggiati con cura, ad essere integrati all'interno del loro svolgersi naturale, quotidiano. Quando mi succedono queste cose non vi nascondo che vado a leggere un po' di quelle mail bellissime che mi mandano i miei clienti, dove mi ringraziano per i lavori fatti, ma insomma è soltanto in questi casi una piccola carezza, perché poi chiaramente un certo tipo di sconforto che portiamo dentro di noi e che dobbiamo invece imparare a coccolare un po', perché ci riequilibra tra gli alti, gli altissimi della vita e poi le profondità, i baratri delle cose che succedono. Vorrei dire anche molto di più, ma diciamo che siccome sono in un video mi tratterrò. Non so se sapete che l'ansia, lo stress, gli attacchi di panico sono una cosa così frequente nella nostra società che si stenta quasi a parlarne. C'è una sorta di cattiva educazione allo scambiarsi informazioni che magari non sono facili da digerire. Non ci piace parlare delle nostre vulnerabilità, non ci piace parlare del fatto che stiamo male, un po' perché facciamo preoccupare gli altri e un po' anche perché è doloroso ammettere che siamo vincibili e non invincibili, che siamo mortali, che siamo persone. Legato a questo
è legato al... Ecco, mi scuso dell'interruzione, ho parlato a ruota libera per 6 o 7 minuti, non mi ero accorto che il mio cellulare si era interrotto, aveva interrotto il video e quindi mi sa che avete perso diversi contenuti. Questo non è un modo per dire che ho fatto un taglio, è proprio che oggi la giornata è così. Una nottata di incubi, una nottata di ansie, di domande, di paure legate a tante cose che sto attraversando. Il fatto che sto vivendo ormai da diverso tempo come straniero in una terra nella quale ho difficoltà a comunicare con la loro lingua, che ha un tipo diverso di alimentazione, un tipo diverso di cultura, alcune cose sono molto apprezzate, altre proprio assolutamente no, e dovrò in qualche modo adattarmi, ricondizionare me stesso, comprendere quali sono i gesti anche degli altri che sono significativi e no, e questo rimettermi in discussione costante chiaramente da una parte mi fa crescere moltissimo e mi piace, dall'altra non vi nascondo che è uno stress costante il fatto di svegliarsi e non parlare praticamente mai la propria lingua, e scimmiottare un po', nel mio caso, il Thai e parlare tutto il giorno in inglese. Si arriva delle volte a pensare che non si è profondamente compresi, per quanto la comunicazione possa essere in qualche modo sempre un limite, però nella nostra lingua riusciamo a comunicare sicuramente meglio che nelle lingue altrui, e quando ci sentiamo non compresi o quando ci sentiamo che siamo come dire fraintesi, ci sembra di chiuderci nel nostro guscio e di non affrontare le relazioni in maniera aperta, anche perché notiamo un'impossibilità nell'aprirci. Ora, il fatto che io voglia scambiare con voi queste informazioni vorrebbe essere un modo per farvi capire che, e forse questo è il passaggio che avete perso nel video precedente, cioè nel taglio che è successo, la vulnerabilità è un qualcosa che fa sì che noi riusciamo a legarci ancora di più alle persone con cui siamo in contatto. Ho fatto l'esempio della gattina della proprietaria della mia casa, dove vivo attualmente, che è una gattina che si è affezionata tantissimo a me, e quando mi viene a cercare, quando mi vede, si ribalta sulla schiena, mi fa vedere la pancia, che per un gatto, ma anche per noi in realtà, è la parte più vulnerabile. Ecco, quando noi scopriamo le parti nostre più vulnerabili, entriamo in contatto con le persone in maniera più diretta. Essendo più vulnerabili, riusciamo anche a scoprire delle nostre parti più tenere, più vere. Non so se l'ho già detto precedentemente, ma il fatto che io mi occupi di aiutare le persone, che insegni strumenti per migliorare la propria vita, che riesca a attenuare un po' la sofferenza della vita quotidiana delle persone, non mi rende invincibile, non fa sì che io sia fuori dai giochi, anzi io sono nei giochi insieme a voi, anch'io posso provare ansia, tristezza, paura. E proprio stanotte, in un momento di, un momento di groppo alla gola, mi sono accorto che sono proprio questi momenti che, se io riesco a attraversarli e farli miei, comprendere realmente che cosa sto provando, sia fisicamente, sia mentalmente, sia a livello anche emotivo, poi posso lavorare meglio, poi posso essere una persona migliore, un essere umano migliore. E questo vorrebbe essere un messaggio per tutte quelle persone che cercano di scansare questi problemi attraverso magari farmaci, attraverso strategie che gli portano magari a bere o a fare uso di sostanze stupefacenti. Vorrei che vi soffermaste almeno una volta nella vostra vita e cercaste di descrivere a voi stessi che cosa realmente state provando, perché certe volte corriamo il rischio addirittura di vergognarci di noi stessi e di non soffermarci nel nostro dolore. Facendo così sicuramente il dolore aumenta, si acuisce, perché alziamo la consapevolezza di esso,
ma contemporaneamente, ecco, adesso ho scoperto che questa app mi fa registrare soltanto 5 minuti, scusate tutte queste interruzioni. Cambierò app per fare video col cellulare. Vi dicevo, ascoltare il proprio dolore fa sì che noi in qualche modo diventiamo più forti, diventiamo più consapevoli e riusciamo anche a relazionarci meglio con gli altri, non solo nel dolore, nella fase del dolore, ma anche nella fase del piacere, dell'imparare a sentire che alcune cose sono così importanti nella nostra vita e che ci faccia smettere di darle per scontato. Tanti dei sorrisi che le persone che vengono qua per 10-15 giorni vedono in Thailandia non sono così scontati, perché le persone sono state abituate fin da piccole a sorridere anche alle avversità, e se vi soffermate ad ascoltare le loro storie vi renderete conto che molti di loro vivono delle vite pazzesche che voi nemmeno sotto tortura vorreste vivere, eppure riescono a sovraimporre un sorriso. Questo secondo me non lo si fa per nascondere la propria vita, ma lo si fa perché si riesce ad accettare fino in fondo ogni sfaccettatura della sofferenza, che può essere in certi casi anche semplicemente io volevo la cioccolata ma la cioccolata nel frigo non c'è, oppure oggi mi sarebbe tanto piaciuto stare al fresco in montagna però non ci posso andare perché devo lavorare. La sofferenza ha tantissime sfaccettature. Nel momento in cui ci soffermiamo e diamo ascolto alla sofferenza in generale, senza necessariamente assecondarla, ma ascoltandola, ecco che la sofferenza stessa si trasforma anche a livello percettivo, si trasforma anche a livello di esperienza. È facile fare questo? No ragazzi, non è facile, è doloroso, è roba da persone che hanno davvero voglia di attraversare tutta quanta l'esperienza della vita. Ed è un percorso personale, nessuno lo può fare per voi, ok? Il classico della mamma che vede il figlio con la febbre e fa la preghierina e dice Gesù oppure Dio oppure quello che crede, fatemi avere a me la febbre e toglietela a lui. Ecco, togliere questo tipo di esperienze è una delle più grandi cazzate che facciamo nella nostra vita, e la sostituzione stessa con le droghe, con l'alcol, con i farmaci è un altro modo per non attraversare un certo tipo di sofferenza. Che cosa voglio dire? Che non dobbiamo prendere farmaci. Chiaramente, non essendo un medico, non vi dirò mai non prendeteli, vi dico state attenti a non necessariamente sostituire un'esperienza con il farmaco. Il farmaco, se serve, il vostro medico ve lo prescrive, siete sotto cura, ci mancherebbe altro, continuate la cura farmacologica fino al punto in cui però vi permette comunque di essere capaci di attraversare un'esperienza. E vi ricordo che non tutte le volte le esperienze sono facili. Mi rendo anche conto che facendo questo video e liberandomi un po' dei pesi che mi porto da un paio di giorni, delle idee che mi sono fatto di alcune cose che dovevano andare in un modo e invece magari stanno prendendo un'altra piega, o delle necessità che io ho di uomo nel mio specifico, della tutela dei miei spazi, del tempo che mi serve per riflettere su alcuni processi miei personali. Ecco, via via che mi sto aprendo a questo video e sto anche pensando che lo condividerò e non so chi ascolterà, però vi posso garantire che mi sento un po' meglio. Vuol dire che adesso tutte le volte che avvertirò dell'ansia oppure delle preoccupazioni farò un video, comunque questo sarà terapeutico, che questo sarà terapeutico e quindi ho trovato la soluzione per tutti i mali? No, non voglio dire questo. Vi voglio ricordare però che essere vulnerabili ed aprirsi alle persone, soprattutto alle persone che vi vogliono bene, non è un male, non vi rende peggiori, anzi mostra la vostra forza e la vostra dignità, e soprattutto fa sì che voi capiate che nessuno è invincibile e tutti quanti possono cadere. Basta, penso che mi fermerò qua e farò un altro paio di chilometri di camminata. Vi voglio bene.
ancora una volta l'Accaduto Col sia tutto, e prima che ricada di nuovo l'app con i 5 minuti, ecco, l'ho appena detto, prima che ricada l'app dai 5 minuti. Comunque vi stavo augurando una buona giornata, e da questo mare un po' uggioso con la bassa marea e con questo cielo piovigginoso vi saluto dalla Thailandia. A presto.